La disuguaglianza in Italia si caratterizza soprattutto per l'esclusione giovanile. Rispetto ad altri paesi questa caratteristica è molto netta. La mancata partecipazione dei giovani al mercato del lavoro è un elemento che discrimina fortemente. Le statistiche non spiegano del tutto questo perché gli indicatori di disuguaglianza, l'indice di Gini, misura la differenza di reddito tra le famiglie, non tra gli individui, e quindi in qualche maniera oscura la disuguaglianza generazionale. Purtroppo in Italia, nonostante gli alti tassi di disoccupazione giovanile, abbiamo anche evidenza di quel cosiddetto mismatch che affligge soprattutto le imprese del Made in Italy, della meccanica e di altri settori collegati. Queste imprese non trovano lavoratori ad alta competenza nella conduzione di sistemi. Sono quei lavoratori che potrebbero essere formati dagli ITS, ma purtroppo la buonissima prestazione degli ITS è limitata dal fatto che sono pochi. Quindi noi sforniamo, se non sbaglio adesso dico a memoria, mi sembra 10.000 diplomati dagli ITS, quando ne servirebbero probabilmente 5 volte o forse 10 volte tanto. Penso che la disoccupazione giovanile di oggi non sia dovuta alla tecnologia, perché le trasformazioni che hanno avuto le imprese italiane durante gli anni della grande recessione sono state prevalentemente di carattere organizzativo. Solo di recente sono ripresi gli investimenti grazie agli incentivi 4.0 per la sostituzione del vecchio parco macchine. Non è lì la causa dell'attuale disoccupazione. È probabile che nell'arco di 10 anni invece noi ci troviamo di fronte ad un taglio di posti di lavoro dovuto all'automazione. Tutte le ricerche oscillano però fortemente nel fotografare la quantità di questo taglio. Io penso che non lo si possa determinare in maniera macro, ma sarebbe meglio operare una ricerca su singole stazioni di lavoro, cioè un supermercato, una fabbrica ad alta tecnologia, un albergo, per vedere quanto l'introduzione di tecnologia potrà determinare dei tagli occupazionali. Abbiamo ancora qualche anno, tra i 5 e i 10, per metterci in paro almeno per la conoscenza e poi per modulare le policy giuste per affrontare questo tema. Intanto il percorso di studi deve essere studiato attentamente, non va lasciato al caso. Poi secondo me va privilegiata un'università che abbia un buon coefficiente di placement. Poi ovviamente deve tenere presente la conciliazione tra quelle che sono le passioni personali, le inclinazioni di tipo individuale e la situazione del mercato del lavoro, perché altrimenti si rischia di essere dei disoccupati appassionati. Probabilmente bisogna anche mettersi in condizione di essere mobili e quindi di sapere che non è affatto detto che quel posto di lavoro che è più allineato con le proprie preferenze lo si trovi nella città di residenza.